Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, con questa lezione inizieremo la quarta parte e andremo ad analizzare le pivot bidimensionali, quindi vedremo la differenza tra le pivot tradizionali vecchio stile e le nuove pivot bidimensionali utilizzabili attraverso Power BI. Vedremo anche come creare pivot bidimensionali che possono contenere campi di più tabelle simultaneamente e vedremo anche come i campi calcolati delle vecchie pivot tradizionali sono utilizzabili anche all'interno delle pivot bidimensionali ma con molte più feature di prima. Allora, per fare questo ho creato delle tabelline qui, quindi le ho scritte, poi ho fatto menu inserisci tabella, così sono diventate tabelle effettive. Su progettazione vediamo che si chiamano tabella 1, 2 e 3. Quindi se proviamo a fare una pivot vecchio stile, allora io richiamo la tabella 1, quindi scrivo il nome dell'oggetto così richiamo tutta l'area di questo oggetto. Faccio qua, come vediamo, posso inserire solo le informazioni che sono relative a questa tabella, ma non posso interagire, integrare con le informazioni delle altre tabelle. Una nota sulle pivot, che quelle nuove che trovate dal 2016 oppure in Office 365 ve le è formata così, allora il più e il meno potete stringere. Piuttosto che tasto destro espandi e comprimi intero campo, singolo campo, eccetera. Se togliamo i più possiamo fare così, come vedete qui me l'ha mantenuto chiuso, quindi eventualmente se avete la necessità di chiudere delle informazioni specifiche potete prima attivare i più, li chiudete e poi togliete la possibilità di utilizzarli, anche se comunque l'utente può sempre venire qui e cliccarli. Un'altra cosa per tornare un po' allo vecchio stile, avere anche i nomi dei campi qui, progettazione, layout report mostra in formato tabella, così abbiamo il vecchio stile. Qui possiamo ripetere gli elementi se sono molteplici, quindi non avere la riga bianca successiva, ma averla sempre popolata con l'informazione, e qui possiamo eventualmente disattivare i totali. Allora, come dicevamo, lo scopo è passare alle pivot bidimensionali, quindi prima di fare questo vi faccio vedere anche se utilizzate Power Query, ad esempio, faccio una copia per non incasinare le tabelline sopra, me li importo in Power Query, quindi effettivamente sto usando Power BI, quindi uso questo bottoncino qua perché lo faccio dall'interno del mio foglio di lavoro, altrimenti se andassi all'esterno non utilizzerei una di queste cose. La tabella a intervallo, quindi sto tirando su questa tabellina qua, eccola qua, quando la tiro giù carica in, non la metto nel modello dati, quindi in questo posto qui, ma la carico direttamente in una tabella pivot e facciamo una tabella pivot qui. Ok, come prima vedete che posso interagire solo con le informazioni di questa tabellina qua, ma non con il restante. Quello che in Power BI permette di far interagire le informazioni con più tabelle è appunto Power Pivot, lo strumento che abbiamo appena finito di vedere. Allora, in questo caso eliminiamo le cose sporche che abbiamo fatto, ok? In questo caso io ho tre tabelline all'interno del mio foglio di lavoro, quindi non le metto in Power Pivot attraverso Power Query, perché non ho informazioni esterne, ma le carico direttamente dal foglio di lavoro, quindi menu Power Pivot, aggiungi a modello dati. Ecco qua che abbiamo caricato la prima tabellina, carichiamo anche la seconda e la terza. Perfetto, una volta caricate le tabelline andiamo nella vista diagramma e facciamo i relativi join se sono necessari, in questo caso c'è la possibilità di farlo. Perfetto, fatto questo possiamo farle più bidimensionali. Allora abbiamo più scelte per farle, possiamo andare qui all'interno del Power Pivot e fare tabella pivot o tabella pivot bidimensionale. Una volta c'erano delle differenze, adesso è indifferente se cliccate qui o sotto, le opzioni sono un po' ridondanti. Piuttosto che usciamo dal modello, andiamo nel menu inserisci e usiamo sempre questo bottoncino qua, tabella pivot. Questa volta prendiamo l'opzione usa il modello di dati di questa cartella di lavoro, dove qui in A15 facciamo ok, ecco qua che mi compaiono tutte e tre le tabelline. Vediamo però che la città è ridondante, è la stessa informazione ma è riportata su più tabelline. Noi possiamo scegliere all'interno di Power Pivot di nascondere questa informazione. Ci sono due modi, città
dalla vista dati, clic destro, nasconde strumenti client e vedete che diventa in grigio scuro, quindi sparisce. Piuttosto che dalla vista diagramma che fate prima, sempre clic destro, nascondi sempre a strumenti client. E qui vediamo è rimasta solo sulla tabellina. Se chiudiamo, ecco che sono sparite e l'informazione non è più ridondante per l'utilizzatore finale. Quindi anche qui possiamo tirare giù le informazioni, nazione, ci mettiamo un po' nel vecchio stile, che così capiamo un po' meglio. Vedete, se clicco questa si ripete Italia. Poi tiriamo giù la superficie piuttosto che contenuto e gli abitanti. Ecco qua, vedete? Ok, i vecchi campi calcolati, facciamo sempre una copia della tabellina e facciamo una pivot. Tabella 26, qui. Ok, questa è sempre una tabella pivot vecchio stile. Questi erano i campi calcolati che si utilizzavano una volta, che esistono ancora ma hanno poco senso ormai. Quindi qui si decideva di fare il campo XY e si diceva ad esempio che la superficie per 10 ad esempio. E qui creavo la mia misura calcolata. Andando a tirarla giù, ecco qua che mi fa il conto, quindi superficie per 10, 3500. Oggi questo non è più, cioè non serve più perché abbiamo strumenti più potenti. Abbiamo appunto sempre Power Pivot, quindi le misure non le faremo più alla vecchia maniera, ma andremo nel menu Power Pivot quando avremo costruito il nostro modello e faremo misure. Gestisci misure, ecco qua abbiamo il pannellino. Qui possiamo fare molte più formule di prima, abbiamo tutto un elenco di formule fantastiche e possiamo fare le formule che si parlano tra le varie tabelle. Ad esempio proviamo a fare la somma di superficie più la somma di abitanti. Va sempre nominata anche il nome della tabella per non generare confusione. Ok, è a posto, la settiamo. Perfetto, l'ho creata, adesso mi dice che qua devo attivare le modifiche, quindi chiudi. Io ho deciso di metterla sulla tabella 1, ecco qua che c'è la misura 1. E ecco qua che mi fa la corrispettiva somma. Bene, con questa lezione è tutto. Alla prossima andremo a vedere, chiuderemo il quarto capitolo vedendo i filtri dinamici, quindi si entra nel vivo del front-end. E vi saluto e alla prossima lezione. Ciao!